Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi recensione, mettiamo due coltelli a confronto, due coltelli abbastanza conosciuti nel panorama dell'outdoor e della sopravvivenza. ESI 5, manicatura in G10 Orange e fodero in Kydex e Ka-Bar BK2 con la sua manicatura originale, in questo caso coltello che anche qui penso che non abbia bisogno di molte presentazioni. Sono due coltelli molto simili, diciamo anche la destinazione d'uso è molto simile, come vedete. Li caratterizza il fatto di essere compatti, ancora abbastanza compatti, ma con degli spessori veramente sostanziosi, oserei dire quasi esagerati. Vi dico la verità, ho voluto prendere questi coltelli perché comunque sono coltelli che hanno una loro peculiarità, delle loro caratteristiche diciamo particolari, questo fatto di essere ultra robusti e abbastanza ancora compatti. Non sono proprio il genere di coltello per il quale io impazzisco, però comunque un appassionato di coltelli ci sta che li abbia, che li provi, che quindi sappia valutarli, insomma. Che dire, dai, andiamo un po' a guardarli, a confrontarli nel dettaglio, poi vi dirò un po' le particolarità, vi dirò le mie impressioni in merito a questi due coltelli e niente, andiamo a vederli subito un po' in azione, anche come lavorano. Allora ragazzi, partiamo con l'ESI 5, come vedete. Questa qui è versione con scale guancette in G10 Orange e fodero in Kydex, attacco al cinturone tipico di ESI, questa parte metallica posteriore, fodero in Kydex ben fatto, con questa sicura che ne impedisce l'estrazione accidentale una volta inserita, quindi non fa altro che andare e mettere in tensione l'estremità del fodero e quindi praticamente va a bloccare l'estrazione che avviene in questo punto. Fodero in Kydex ben fatto, scolo per fluidi, eventuali acqua eccetera. Andiamo a vedere il coltello. Quindi a differenza dell'ESI 6, l'ESI 3, l'ESI 4, dove attualmente, mentre qualche anno fa il fodero in Kydex era dato in dotazione, per quei modelli è un pezzo aftermarket, l'ESI 5 è un pezzo che viene dato in diciamo standard nella sua configurazione. Ricordiamoci che ESI c'è la possibilità anche di prendere solo il coltello senza i foderi. Comunque è un fodero ben fatto, diciamo. Allora, diamo il coltello, come vedete io l'ho già un po' utilizzato, è un po' ingrassato perché comunque li conservo ingrassati. Il coltello ha una bisellatura Sabré, ok, lo spessore è di 6 mm e mezzo, pressappoco, e ha questa punta a drop point che si mantiene bella spessa, diciamo, per tutta la lunghezza della lama, molto robusta, full tang. Qui nella parte posteriore ha questo frangivetro, è un coltello che nasce, ricordiamolo, per impieghi di sopravvivenza,
sviluppato anche con dei piloti dell'aeronautica militare e diciamo, il comparto di istruttori di sopravvivenza, SERE, se non erro. Le guancette sono fissate tramite questi due viti, coltello full tang. Non ve lo smonto, ma sappiate che all'interno il coltello è praticamente è pieno per tutta la sua lunghezza, quindi non ha fori di alleggerimento o altre particolarità nel tang, intendo. Nella guancetta, nella parte sinistra, abbiamo un alloggiamento per il bow drill, utilizzabile appunto come appoggio per poi usare un archetto per l'accensione del fuoco in emergenza. Coltello dalla linea semplice, obiettivamente molto robusto, spessore al filo generoso, direi, proprio perché è un coltello che nasce per assolvere compiti anche molto pesanti, un coltello che poi lo vedremo nel dettaglio, ma siamo intorno ai 450-460 grammi. Ka-Bar BK2 che già ho usicchiato anche qui, perché comunque non resisto inizialmente le prime impressioni, quantomeno il taglio puro del legno devo averle subito. Qui è un fodero in materiale plastico, penso rinforzato con fibra di vetro, comunque abbastanza robusto, ben fatto, ben fissato qui. Questo fodero non l'avevo mai avuto su Ka-Bar, devo dire che è un bel fodero. Penso che potevano farlo anche per i vari BK9, BK7, sarebbe stata una buona idea. Comunque sia, coltello, qui abbiamo della tipo cordura, il materiale comunque abbastanza resistente. Fodero dai discreto, non male, ha una buona ritenzione, si sgancia tramite questo meccanismo, non ha la sicura questo, ma comunque il coltello è ben fermo, vedete. Allora, il coltello, le misure praticamente, ragazzi, sono quasi due fratelli, non dico gemelli, ma quasi. Praticamente siamo sui 13 cm e qualcosa di lama, adesso millimetro più, millimetro meno, saranno 13,5. Spessore è il medesimo, siamo sui 6 mm e mezzo. Bisellatura anche qui Sabré sul BK2 probabilmente un po' più alta. Anche questo al filo abbastanza spesso, adesso non si riesce a dare un'inquadratura perfetta, però vedete che comunque sono coltelli abbastanza spessi. Questo qui ha delle guancette standard, io l'ho comprato originariamente con le guancette in micarta che sono un accessorio in più, ma ho rimesso queste per un semplice motivo. Allora, a me le guancette originali, per quanto il colore sia, insomma, non sia entusiasmante, ma comunque sia non dispiacciono, sono levigate abbastanza bene, sono abbastanza ben sagomate, ma soprattutto hanno una caratteristica per cui io le ho scelte e le ho rimesse praticamente sul coltello, quale? Sono alleggerite all'interno, sono molto più leggere di quelle in micarta. Il BK2 al suo interno ha comunque una sorta di scheletratura, quindi è alleggerito sul manico. Quindi la prima differenza che vi posso far notare è questa, che prendete il BK2, lo mettete in questo modo, il coltello cade in avanti, prendete l'ESI 5, lo mettete in questo modo, il coltello ovviamente vi cade indietro, vedete? Vedete? Perché? Perché comunque qui è un tang pieno, qui è un tang scheletrato. Questo ho visto qualche recensione, i miei colleghi che saluto, non so se ne hanno parlato, ma è una caratteristica quantomeno per me non da utilizzatore, non di tipo diciamo superficiale. Perché? Perché questo discorso qui va a cambiare il bilanciamento del coltello, che a sua volta va a cambiare la sensazione che avete in mano, che a sua volta va a cambiare anche le prestazioni del coltello quando andate a fare determinati lavori.
In alcune cose è meglio avere il coltello che pende dalla parte del manico, in altri lavori su un coltello gravoso magari è meglio avere un coltello che invece è bilanciato in avanti, soprattutto se parliamo di un coltello compatto, quindi una lama corta, che quindi per sua natura non riuscirà a sviluppare una potenza di chopping molto elevata, quindi dargli un bilanciamento anteriore, secondo me, è una buona cosa, preferibile, obiettivamente. Ma adesso vediamo un attimino. Allora, considerate, io non li ho riaffilati, questo l'ho stroppato forse, sì, lo dovrei aver stroppato, ma non è stato usato in maniera filo, da danneggiare comunque il filo è quasi di fabbrica, da fabbrica comunque arrivava molto affilato. Questo qui non l'ho riaffilato e il filo è quello di fabbrica, vedete, usato, ma usato poco, non è che ha fatto chissà cosa. Non l'ho riaffilati volutamente, perché appunto voglio vederli con i fili originali, non voglio andare a modificare i fili. Questo è il filo dell'ESI 5, taglia abbastanza bene, devo dire. Si vede anche che la filatura è più alta, vedete? Taglia bene, dai, taglia bene. Questo è il filo del Ka-Bar BK2, ovviamente entrambi hanno una copertura molto rugosa che mano a mano che lo usate questa rugosità poi ve la mangiate, e obiettivamente come prestazioni al coltello non è che gli fa male, gli fa bene, perché questo è solo attrito gratuito, a mio parere. Vedete, questo qua, io ho anche un video addirittura da nuovo con le guancette, poi ve lo metto con le guancette originali. Coltello, devo dire che arriva che non, su questo guardate, io non sono molto contento, devo dire, non mi ha entusiasmato, perché Ka-Bar comunque mi ha abituato a fili, anche il BK9 è arrivato come un laser, BK2 idem, no BK2 scusate, USMC, il D2 Extreme è arrivato super affilato. Questo qua è arrivato veramente con un filo, io non so se magari col fodero che ha delle fibre di vetro all'interno, il fatto di l'entrata e l'uscita dal fodero, il filo è, oltre ad essere molto spesso al filo, ma il filo proprio non è affilato bene, non è affilato bene. Però io la prova ve la faccio vedere, non è che tutti sanno affilare. Andremo a vedere la prova del coltello col filo con cui esce dalla fabbrica. Andiamo a vedere come lavorano questi due ragazzotti. Io inizierei subito dal chopping. Allora, ricordiamoci che parliamo di coltelli compatti, siamo intorno ai 25 cm totali, 13 e qualcosa, 26 cm totali. Non aspettiamoci prestazioni da chopper, ma comunque sia, se portiamo mezzo chilo di coltello al fianco, quantomeno questo tipo di lavoro deve poterlo fare, anche con i suoi tempi, ma deve poterlo fare. Andiamo a vedere. Qui ho un po' di legna, non è molto dura, ma voglio vedere un attimino come vanno. Metto qua così vedete meglio la penetrazione. Il manico, in questo punto, qui finisce a martello, c'è questa sporgenza che blocca bene la mano, nel chopping vi batte un po'. Non è comodissimo, però ci sta, penso che ci sta. La manicatura sono quasi tutti simili, i coltelli Becker. Quindi io vado a prenderlo in questa maniera, superando questo, praticamente arretro con le due dita, no? Lo impugno
qui davanti e il quarto e il quinto dito vanno dietro. Direi, dai, per un coltello della sua misura non male, non male. Andiamo a vedere l'ESI 5. L'ESI 5 in questo punto non presenta una sporgenza così accentuata, questo vi permette di andare più indietro nella presa per dargli un po' più di spinta. Come manicatura trovo, a parte questa particolarità, ma trovo più tonda, un po' più comoda questo del BK2. Qui resta un pochino squadrata. Qui buon lavoro, anche se devo dire che il manico, per quanto mi piace il fatto che posso andare più indietro, ma lo trovo troppo squadrato, iniziava a dare un po' fastidio alla mano. Andiamo a vederli con il batoning. Sega Agava canadese Boreal 21. Vi farò una recensione su questa, ora la vedrete solo in un compito di utilità che mi servirà per tagliare questo ramo grande di faggio che useremo per il test, consigliatemi dall'amico Roberto, che saluto.
tagliare questi tronchetti, diciamo, di faggio, per vedere appunto, magari ecco, accompagnato con una sega, questi coltelli assolvono un po' il ruolo di un'accetta per sezionare i tronchi, anche per valutarli un po' con un legno diverso, un pochino più duro. Sì. Andiamo a vedere nel batoning come vanno. Ovviamente lo spessore, una volta che la lama è entrata il primo pezzo, divide la legna in maniera eccellente. Proviamo un po' anche l'S5. Pezzo più nodoso. Questo qui è mezza stagionatura, diciamo, non è proprio secchissimo, ma lo spaccano veramente bene. Diciamo che questa è la peculiarità di questi coltelli. Qui c'è un nodo non indifferente, vedete? Ma l'S5 ci è passato attraverso senza problemi. Adesso proviamo con questo larice, che è molto rognoso perché sono molto fibrosi, e con altri coltelli hanno dato un po' di problemi perché sono più intrecciati, vedete? Però un coltello di questi ve lo fa veramente aprire questo legno senza problemi, vedete? Non mi aspetto qualcosa di diverso dal BK2. Vedete com'è intrecciato, pieno di ramificazioni. In effetti anche qua praticamente l'ha distrutto. Vedete qui che nodo che c'era qua, perché questo legno paradossalmente, se nel chopping è più tenero, ma per dividerlo fate molta più fatica perché le fibre sono molto più intrecciate, più annodate da questi rami che partono dall'interno, si intersecano e le stringono. Quindi qua devo dire, con altri coltelli, con questo tipo di legna, ho avuto problemi. Con questi due no, perché questi sono veramente coltelli adatti per questo compito e per qualsiasi tipo di legna che gli si metta davanti.
guardate questo. Questo qua è veramente un legno maledetto, ma con questo tipo di coltello ovviamente non incontriamo particolari problemi. Andiamo a vederli anche in lavori un pochino più fini. Sono curioso di vederli anche in compiti un pochino più fini. Vediamo un po'. Va bene, allora partiamo con tagliare rametti. Comunque non ci dovrebbe essere problemi né con uno né con l'altro. Doti di taglio, questo è secco ma comunque sono sufficienti. Sì. Ricordiamoci che l'ESI 5 a parer mio arriva con una filatura migliore. Questo è un legno tenero, ideale per fare truccioli, quindi va sufficientemente bene, non è un F1 o un ESI 3, ma con un legno abbastanza tenero li fa tranquillamente. Valutiamo, vediamo anche il BK2 in lavoro fino, tutto sommato se la cava con un legno abbastanza tenero, se la cava bene anche lui, considerando il fatto che abbiamo visto non arriva con una filatura ottimale come l'ESI 6, insomma, però comunque se la cava con un legno idoneo, se la cava bene anche lui, diciamo, considerando sempre il tipo di coltello, ragazzi, intendo, tipo di coltello. Andiamo un attimino a vedere lavoro un po' più fino. Lavoro un po' più fino. Ovviamente ragazzi non sono coltelli da bushcraft, nel senso che non sono bisturi. Qui sicuramente andrò a migliorare la filatura, voglio fargli una filatura un po' più adatta. Comunque ci si fa
ovviamente quando andate in spinta non vi aspettate la penetrazione di un ESI 3, di un F1 o di coltelli del genere, perché è un coltello pensato per spiccare in altro tipo di compiti. Voglio rivedere un attimo la chopping. Mi dà l'impressione che la bilanciatura del Becker gli dia un leggero vantaggio, anche se questa sporgenza qui, andando indietro senza guanti, dà fastidio. L'ESI 5 vi permette di arretrare di più e non avete quell'ostacolo, però essendo bilanciato in avanti, essendo che nel colpo riesce a imprimere più forza, si riesce a imprimere. Sulla punta, ragazzi, è inutile che vi dico, sono coltelli, secondo me, dove eccellono meglio è il batoning. Sulla punta, per carità, hanno una loro penetrazione, perché comunque la punta ce l'hanno, ma non vi aspettate una penetrazione incredibile. Quello che ha di bello il Becker è che praticamente potete battere dietro su questo sporgenza, che è una specie di martello, per fare dei lavori, per piantare dei picchetti, ok? In questo modo, per rompere della frutta secca o comunque qualcosa che trovate nel bosco. Ovviamente con l'ESI 5, avendo questa forma più da frangivetro militare, è un po' più difficile. Andiamo a vedere le conclusioni. Allora ragazzi, eccoci qua, conclusioni sui coltelli. Andiamo alle conclusioni finali. Io usate un po' per tutti i lavori fruibili sul legno, su lavori da campo. Ovviamente non sto valutando l'aspetto, per esempio usandoli su carne o altri tipi di situazioni. Allora, intanto ho già una vescica, come potete vedere qua, creatami, appunto io l'ho voluto usare senza guanti proprio per valutare la comodità dei manici. Che vi dico la verità, uno secondo me va meglio per un aspetto, il fatto di non avere questa sporgenza che vi obbliga alla andare posteriormente, così, e vedete questo ostacolo qui non ce l'ha. Dall'altra è molto più squadrato e alla fine quando battete, se non avete i guanti, diciamo questo essere molto squadrato sulla mano lo sentite. Vedete da sopra la forma del manico del Ka-Bar, è molto più ergonomica a parer mio. Nel chopping il Ka-Bar ha una leggera spinta perché è più bilanciato in avanti rispetto all'ESI 5, che però dietro non vi ostacola, vi permette di arretrare un po' di più, mentre il Ka-Bar su questa parte qua è un po' fastidiosa. Nel batuning praticamente, ragazzi, è quasi come avere lo stesso coltello in pratica, perché praticamente con gli spessori che ha, con le forme che ha, apre la legna in maniera eccellente, qualsiasi legna gli mettete davanti. Sul fino se la cavano quasi alla pari, non vi aspettate doti di taglio, non vi aspettate di lavorare una giornata di intaglio bushcraft con questi coltelli qua, perché
dopo un po' vi spazientite e prendete un coltello più idoneo, come può essere un coltello da 4 pollici con uno spessore normale, con un bisello diverso, può essere un F1, può essere un Mora, può essere un Esi 3, coltelli di questo genere, capite? Questi molti li considerano coltelli all round, dipende cosa voi intendete per all round e quali sono le attività che richiedete a un coltello in outdoor. Se volete portare solo uno strumento, se il vostro compito principale è processare la legna, soprattutto mediante batuning, accompagnato magari a un'accetta, è un coltello che va benissimo. Se mi dite se è l'opzione che io sceglierei, probabilmente vi direi no, perché portando un'accetta, un segaccio e un coltello più acuto o più sottile, io praticamente mi trovo meglio, perché ho uno strumento molto dedito al taglio che va meglio, uno strumento che più dedito al chopping senza che mi massacri la mano, e anche spacco la legna e praticamente mi trovo più idoneo, anche senza segaccio, ma comunque accetta e coltello più incisivo. Secondo me è l'opzione migliore. Ovviamente se invece parliamo di unico strumento, anche lì valutiamo se per 500 grammi approssimativamente va bene portare un coltello con una lama da 13 cm ma spessa quasi 7 mm, oppure se ha più senso portare un 7-8 pollici, magari spesso 5, e fatto diversamente, che comunque sul mercato ce ne sono diversi. Questo valutatelo voi. Sicuramente è un coltello che mette al primo posto la robustezza. Se dovete fare lavori di perforazione li fa, ma comunque la punta non è un coltello. Mi dite un coltello da difesa personale? No, ovviamente, li vedete, sono specie di mattoni fondamentalmente. Però ecco, anche se uno dice valuto il coltello anche come aspetto difensivo, qui siamo totalmente in altro campo. Sono coltelli sicuramente affascinanti, sono coltelli da provare, da avere, si possono usare. Ovviamente si deve considerare cosa si sta portando, cosa si sta usando. Ho letto molte recensioni dove li considerano coltelli all round. Per me un coltello all round non è semplicemente un coltello in grado di resistere a ogni sorta di abuso, perché alla fine tutti questi abusi servono obiettivamente, funzionalmente nel bosco per un coltello. Dipende, non so, magari mi è più utile un coltello che taglia meglio, più incisivo se devo scolpire qualcosa, magari mi va meglio un coltello che posso usare meglio sulla selvaggina, magari mi è più idoneo un coltello con una punta di un certo tipo, perché comunque no, non so adesso le varie attività che pratica qualcuno, però magari ha piacere di avere coltelli un po' più anche da difesa personale. Non mi baso solo sull'aspetto italiano, ma anche estero, quindi diciamo che dipende cosa voi pretendete dal vostro coltello. Se pretendete uso ed abuso, spaccare la legna con un solo strumento, che sia un coltello, ovviamente vi portate 500 grammi appresso, magari un altro coltellino, un multitool più piccolo, e questo comunque vi soddisfa, non vi lascia a piedi. Ho visto diverse prove dove l'Esi 5 sembra addirittura resistere meglio a test distruttivi, parliamo proprio di usi non consoni, sbattuto sul cemento, taglio di mattoni, taglio di pietre. Probabilmente se guardiamo un aspetto meramente di resistenza all'abuso, forse l'Esi 5 è più robusto, ma il BK2 vi assicuro che per tutti i compiti tra virgolette che può incontrare in natura, anche sottoponendolo a diversi abusi, è un coltello che difficilmente vi lascerà a piedi.
Per il resto ragazzi sono quasi gemelli, quello che scegliete bene, l'acciaio lo stesso, 1095, il prezzo è più costoso l'Esi 5, parliamo quasi di, alcuni siti addirittura lo vendono a 300 euro, il BK2 lo comprate a 160-150 euro oggi, una volta costava anche meno. Ripeto, BK2 le sue guancette originali sono queste, che è una specie di Zytel Gryvory, che comunque ha una buona resistenza a parer mio, e io le ho volute rimettere, usare, nonostante ho quelle in micarta aftermarket, perché risparmio qualche grammo sul peso del coltello complessivo. Qui sono a 4,20, con le altre impugnature stavo intorno ai 4,60, che poi è il peso che ho sull'Esi 5 in realtà. Che dire ragazzi, sicuramente mi verrà poi in mente come sempre qualcosa da aggiungere quando avrò finito il video. Fatemi sapere anche voi le vostre impressioni, quale preferite, se il video vi è stato utile, magari qualcuno lo voleva acquistare, era indeciso tra i due. Vi ripeto, è difficile, innanzitutto bisogna vedere anche l'aspetto economico. Penso che quello che vi dà un BK2 alla fine è quello che vi dà, se non avete intenzione di fare un destruction test, un Esi 5. Qui sicuramente vi arriva una filatura migliore, che qua secondo me non ci vorrà chissà quanto, però comunque va ripresa. E niente, vi dà un manico migliore, vi dà un fodero in Kydex fatto bene, però comunque sia i due coltelli quasi che si equivalgono. Nel chopping secondo me va un pochino meglio il BK2, però il manico quando si cioppa, questo qui è più comodo. Dall'altro canto questo martello qui dietro per me c'ha una sua utilità. Ragazzi, non mi dilungo oltre, spero che il video sia stato interessante, di confronto. Fatemi sapere cosa ne pensate su questi coltelli. Ci vediamo al prossimo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!